Bentornati amici modellisti e non solo, come vi ho promesso in questo caldo agosto vi terrò compagnia con i modelli. In questo caso è da un po' di tempo che volevo mostrarvi, e ne approfitto, la recensione e la realizzazione finale di questo Freccia in scala 1.72 della GB Modelli, ovvero del mio amico Giorgio. È un kit che ricordo e come vi dicevo è in scala 1.72, prodotto in resina, che rappresenta il nostro veicolo blindato medio VBM 8x8 Freccia, che è possibile trovare nel catalogo di Giorgio con il codice 72093. Qui sotto vi riporto il link del blog direttamente. Se siete curiosi potete poi andare a vedere anche su ScaleMates tutta la storia e la cronostoria di questo modello. Un modello che in realtà, devo dirvi, mancava nella scala 1.72. In questo caso, a parte questa breve e doverosa introduzione, voglio mostrarvi molto velocemente la costruzione e la pittura. Non seguirà invecchiamento in quanto il kit, o meglio i kit, perché lungo il corso dei video ne vedrete vari di questi Freccia, infatti sono stato impegnato su 4 Freccia del nostro esercito, vedrete solamente appunto la realizzazione e la pittura, in quanto non sono stati invecchiati per scelta. Come vi dicevo, essendo il kit in resina, ho lavorato di pulizia e ho pulito tutte le bavede alla resina con un taglierino, ma molto leggermente, con poi una carta vetrata a grana sottile, come vedrete più avanti nel video, ed aiutandomi con le pinzette. Inoltre la colla cianacrilica, quindi la colla 21, è stata necessaria per andare a incollare i vari pezzi. Il kit, come avete potuto vedere, presenta pochi pezzi, cosa che consente, per chi lo realizza, una costruzione piuttosto veloce e piuttosto semplice. Tuttavia è un kit in resina e come tutti i kit in resina ha necessità di prestare molta attenzione. Le istruzioni sono fornite su un foglio A4 e come vi dicevo mostrano tutti i vari passaggi che vi portano alla realizzazione finale e alla costruzione totale di questo mezzo. È necessario, come vi dicevo, ripulire alcune parti. Le ruote sono fornite già, come le vedete, direttamente staccate dallo sprue e consentono quindi di avere delle ruote già pronte che necessitano di una veloce pulita. In questo caso ho realizzato il tutto e mi sono aiutato con un cutter, con un bisturino e allo stesso tempo con della carta vetrata. Tutto in modo molto semplice ed efficace. Vi posso dire che ci ho messo più tempo a montare il video che a realizzare il video vero e proprio. Quindi sicuramente il kit non vi dovrebbe dare particolari problematiche. Se siete alle prime armi, ovviamente vi consiglio di seguire le istruzioni, di pulire e ripulire tutto quello che c'è in più dalla resina e quant'altro, per poter lavorare poi con la fase di pittura e con la fase di invecchiamento successivo in modo più semplice. Sul sito di Giorgio potrete trovare sia dei modelli realizzati da amici di Giorgio, quindi potete trovare tra l'altro anche le realizzazioni finali sui miei kit, e inoltre c'è anche un dettaglio molto interessante, una bibliografia e una serie di fotografie che sicuramente possono aiutare chi vuole realizzare questo kit.
Come vi dicevo, la realizzazione è piuttosto semplice, necessita semplicemente di stuccature in alcune zone, come tutti i kit, e di una pulizia accurata della resina, ma sinceramente devo dirvi, essendo un kit in resina e anche piuttosto particolare, è fatto veramente molto bene. È stato divertente realizzare 4 freccia nel giro di un mese. Infatti questi modelli mi sono stati commissionati e ho dovuto quindi trattenermi nell'invecchiarli, in quanto non si voleva l'invecchiamento e non si voleva appunto avere dei mezzi usurati, e quindi mi sono divertito molto in breve tempo con la realizzazione, il montaggio e la pittura, che come vedremo è la parte più interessante di questo kit, a mio avviso, e soprattutto anche credo del video. Ho cercato di tenervi sicuramente la pulizia e il montaggio con più passaggi possibili, da farvi vedere così come ho pulito, come ho lavorato, ma allo stesso tempo ho cercato anche di mostrarvi le fasi più importanti della pittura. Considerate che l'intero montaggio di 4 freccia, e vedremo più avanti anche di un altro kit sempre della GB Modelli, e la pittura di alcuni figurini che vedrete nel corso del video, è stata affrontata in un mese. È stato veramente una sfida, ma molto divertente. Qui vi ho voluto lasciare 2 fotografie sulla realizzazione finale e così come si mostra il modello una volta montato. Bene, qui andiamo a vedere subito la pittura. Come vedete, eccole qua i 2 freccia. Uno è già stato coperto con il primer nero della Ammo, e quest'altro, che è quello che ho finito di montare insieme a voi, lo andremo subito a dipingere. Come sempre, aerografo. Io utilizzo, vi ricordo, un Fengda con la Duse A02, quindi piuttosto piccolina, che posso assicurarvi con questo prodotto della MIG, che come vi dicevo, del quale non faccio più senza, non dà problematiche. Sono riuscito a spruzzare direttamente il colore dalla coppetta e ho coperto interamente il kit, e devo dirvi, anche una volta coperto è perfetto. Ho poi preso, in questo caso sempre della Ammo by MIG Jimenez, i colori che sono utilizzati per le camo NATO, e ho utilizzato, in questo caso, visto che lo avevo in casa, il diluente della Vallejo. Tutti colori acrilici, o meglio anche vinilici in questo caso. Per realizzare la camo a 3 toni ho lavorato in questo modo. Ho preso il verde che era in quel kit che avete visto della Ammo, ho interamente ricoperto il nero, lavorando e cercando di coprire il tutto in modo più preciso possibile. La camo a 3 toni NATO, quindi come avete visto dalla confezione, ha 3 colori di fatto: un verde, un marrone e un nero. Poi a mano libera ho continuato a lavorare sul freccia, andando a realizzare prima le chiazze nere e poi quelle marroni. Ecco il risultato finale, che come vi dicevo non ha subito invecchiamento e altri tipi di lavorazioni. Solamente sulle ruote mi sono divertito a fare un po' di polvere. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete altre info o altre domande potete postarle sotto in questo video, e vi ricordo che nel
descrizione e nell'info box trovate il sito di Giorgio. Grazie a tutti e buon modellismo!